Il corto è nato principalmente dalla volontà di affrontare il tema della montagna, che è una passione che ci accomuna a entrambi. Volevamo far emergere quello che questi posti rappresentano per noi, ovvero bellezza ma anche paura, armonia e difficoltà allo stesso tempo. Questo bellissimo aspetto che noi sperimentiamo ogni volta che andiamo in montagna, volevamo raccontarlo. La storia racconta di un padre che ha visto cadere la figlia in un incidente in montagna e poi torna sullo stesso luogo dell'incidente per trovare un po' di pace, per lasciarla finalmente andare. Si parla del suo dolore, si parla del modo in cui la montagna lo ha aiutato a superarlo. La montagna ha sempre avuto questo pregio di saperti consolare, di saperti aiutare a guardare le piccole cose, quelle che davvero contano nella vita, e quindi anche a superare le difficoltà, le sofferenze che ognuno ha. Nel cortometraggio io interpreto il padre. Ho cercato di mettermi dentro l'esperienza di questa persona, farne rivivere i sentimenti, gli affetti, la tragedia e anche il desiderio di continuare, il desiderio di tornare ad avere speranza. E l'ho fatto con timore e con così una certa riverenza, una certa umiltà, come si sta di fronte alla fragilità di una persona umana, ma anche appunto con coraggio e con speranza, perché anche dentro la tragedia essa stessa della vita ti fa crescere, comunque ti insegna tanto, ti fa andare avanti. Ti dico, ma che fai, Sara? Cioè, ti guardo come dire, ma che stai facendo? E tu rispondi con questa frase. Ma ci pensi? Insieme a Giacomo mi sono occupata della regia del corto, di tutte le fasi preliminari che comprendono la scrittura del corto, della sceneggiatura, l'ideazione dei vari personaggi, fino a poi arrivare alle riprese. In questo progetto ho collaborato nella scelta dei luoghi per le riprese del cortometraggio e ho messo a disposizione la mia esperienza maturata negli anni in montagna per scegliere gli itinerari più adatti al fine di raggiungere queste location. Il corto si divide in due ambientazioni. La prima che rappresenta la dimensione del sogno di Paolo, che rivive il momento drammatico della morte della figlia, è ambientata all'interno. Qui il protagonista Paolo si ritrova all'interno di questo spazio nero e sembra camminare sull'acqua. Ci siamo chiaramente ispirati alla serie Netflix Stranger Things. In questa serie la protagonista Eleven si ritrova nella sua mente e questo viene visivamente rappresentato da questo spazio nero che la circonda e dalla presenza di questa bassissima acqua su cui lei cammina. Abbiamo guardato i backstage di questa serie e abbiamo cercato di riprodurla nel nostro piccolo. Quindi abbiamo trovato un salone enorme dove abbiamo costruito su misura una struttura costituita da ampissime tende e da una piscina. E quindi abbiamo creato questa grande piscina 5 metri per 6, l'abbiamo riempita con circa 1,5 centimetri d'acqua e sopra abbiamo attaccato questi 3 grandi luci diffusori. Abbiamo dovuto creare questa struttura per le luci che doveva stare al di sopra dei personaggi, quindi sospesa, per creare il riflesso nell'acqua. Questo riflesso non riuscivamo a ricrearlo. Mi ricordo anche una notte passata a provare a modificare, a cercare la soluzione perché funzionasse, e dopo vari tentativi siamo arrivati proprio all'alba delle riprese col set pronto, con l'effetto che avevamo previsto. Il lavoro di post-produzione è stato grande, soprattutto in questa parte dove dovevamo intervenire sul nero per renderlo un nero totale. Tagliati pure la mano. Tu sei fuori di testa. Ma sei fuori di testa? Quanto ci hai messo a fare sta cosa?
Tutto questo progetto è stato un po' maledetto, posso dire, abbiamo avuto tantissimi problemi. Un'altra grande difficoltà subito in partenza è stata che ci hanno tagliato la corrente elettrica e quindi non siamo potuti partire subito a registrare gli interni, no? Avevano tranciato con uno scavatore il cavo principale che portava corrente a tutto l'isolato. Abbiamo poi risolto con un generatore a benzina e quindi tra una ripresa e l'altra dovevamo andare a rabboccare la benzina perché altrimenti rimanevamo senza luce. La location che è stata scelta è quella delle Dolomiti d'Ampezzo. La prima parte del cortometraggio è stata girata nei pressi di Cortina, mentre la seconda sul Monte Cristallo a oltre 3000 metri di quota. Per tutta la seconda parte del video l'idea iniziale era quella di girare le riprese al tramonto in cima al Monte Cristallo, ma purtroppo le condizioni meteo e anche di luce non erano ottimali, per questo abbiamo deciso di riprendere all'alba. Questo ha richiesto uno sforzo maggiore in quanto siamo dovuti partire da Cortina durante la notte alle 2:30 e successivamente con i primi raggi di sole dati dall'alba siamo arrivati in vetta al Cristallo per poter girare queste riprese. Verso la cima, oltre i 3000 metri, sotto zero, sono stato male e quindi arrivare su è stato davvero molto impegnativo. Per questo siamo riusciti a ripararci nel bivacco di un vecchio rifugio. Stop, Sara. Grazie a questo progetto ho potuto capire e vedere con i miei occhi quanto lavoro sta dietro anche solo ad un cortometraggio di 8 minuti, quindi non oso immaginare per un film completo la quantità di persone e di tempo necessarie. Una bellissima avventura, ci ha messo a dura prova sotto tantissimi aspetti, la nostra pazienza, la nostra determinazione, ma alla fine ci ha dato e ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Sono contento di aver raccontato questa storia e spero che possa parlare a qualcuno, spero che possa dire qualcosa di importante a qualcuno. Storia che prima di tutto, anche se l'abbiamo scritta noi, ha detto qualcosa a noi stessi. Girando un film, comunque, la parte più bella resta la realtà che il film vuole raccontare e che sta fuori dal film e che ciascuno di noi nella propria vita deve imparare a vivere, che magari un film può dare qualche spunto, qualche aiuto per farlo al meglio.